Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi di cosa parliamo? Voglio fare un video un po' diverso. Allora, qualcuno di voi avrà notato che qualche settimana fa ho fatto un post su Facebook che riguardava appunto il Team Italia, appunto la composizione del Team Italia. È stato un post, secondo me, quasi di sfogo. È stato un post che ha suscitato tante reazioni positive, negative, tantissimi commenti, tantissimi mi piace. Quindi una volta arrivato al campionato europeo, in tanti mi hanno fermato per chiedermi alcune spiegazioni o per darmi supporto in relazione a ciò che avevo scritto. Io credo che il post sia difficilmente mal comprensibile, credo che sia chiaro, credo che sia abbastanza esplicito, ma siccome tanti mi sono accorto che non hanno capito bene qual era il concetto di fondo di questo post, ho voluto esplicarlo meglio e quando l'ho fatto con i ragazzi di Modellismo RC durante un'intervista che mi hanno fatto appunto in una delle giornate del campionato europeo. Chiedendogli loro autorizzazione ho deciso di riproporvi le parti salienti di questa intervista che nell'originale appunto è durata più di mezz'ora. Io ve ne ho tagliato un pezzo, quello appunto dove parlo del post. Chiaramente nella parte di sinistra vedrete il post che ho scritto per coloro che non l'hanno letto su Facebook, quindi durante l'intervista potrete leggerlo senza problemi. Potrete anche fermare il video e leggerlo e poi ascoltare l'intervista. E niente, voglio sapere appunto anche voi, popolo di YouTube, che cosa ne pensate e credo che comunque vada ci sia un po' anche da discutere di questi ambiti. Non mi resta che lasciarvi alla mia intervista e niente, mi raccomando, mettete mi piace, scrivete nei commenti che cosa ne pensate e ovviamente condividete il video così che tante più persone possano arrivare ai miei contenuti. Andiamo! Fabrizio Teghesi, grande Fabri. Ciao a tutti ragazzi. Ehi, allora, com'è? Ciao MRC, ciao mondo, popolo di smacchinatori folli. Bello, mi piace smacchinatori folli. C'è stato proprio un discorso in questi giorni, ne ho parlato prima con tutti gli ospiti stamattina, del fatto che oggi gli europei, insomma, ci può andare, non dico tutti, però bisogna conquistarseli, non è come una volta che era meritocratico, è un po' più, diciamo, se c'è spazio vengo, soprattutto adesso siamo in Italia e abbiamo più allocazioni, però insomma come la vedi questa cosa? So che hai rilasciato un po' di commenti, però il tuo punto di vista live magari lo voglio sapere. Allora, il mio parere a questa cosa è del tutto negativo, perché io penso che comunque vada un campionato europeo di federazione, un campionato del mondo, siano conquiste che tu debba fare e non sia un qualcosa che ti devono, passami il termine, regalare o che tu possa comprare. Perché tu puoi comprare un trofeo, puoi spendere 3.000 euro e andare a fare una gara negli Stati Uniti, Silver State, la gara più bella che ci possa essere, il trofeo del MAU, il Modellismo Racing Meeting se lo rifaranno, quelle sono trofei e ci si arriva per velocità nelle iscrizioni. Ecco, io non vorrei che prima di tutto diventasse qualcosa del genere e vorrei che rimanesse meritocratico, perché se ci pensi è l'unico vantaggio che hanno le nostre federazioni, le nostre associazioni, cioè che ti possano dare la possibilità di avere una qualifica alle gare internazionali. E questa è un po' anche poetica sotto certi punti di vista, pratica sotto tanti altri, ma soprattutto una conquista, no? Che tu vai all'italiano, ti fai le tue stagioni, non ci arrivi, poi a un certo punto cominci ad arrivarci ed è una conquista. E io penso che questa, diciamo, meritocrazia, questa poesia non debba essere persa, altrimenti va a discapito dell'importanza delle federazioni stesse. Questo è un po' il concetto generale. Il concetto pratico è che tanti dicono ok, ma ormai anche in Formula 1, nella MotoGP, se c'hai i soldi ti compri un team e vai a correre. In realtà questo secondo me è diverso, perché non è che la Ferrari si mette la maglietta dell'Italia, la Ferrari è italiana e va a correre nel team Ferrari, ok, ma noi stiamo correndo per una nazione, quindi dobbiamo identificarci non verso gli sport motoristici, ma magari verso le Olimpiadi. Quindi alle Olimpiadi te, se sei il numero uno al mondo ma ti fai male e non fai le qualifiche, non ci vai. Quindi, ed è un vantaggio per tutte le federazioni, no?
Quindi ecco, io la vedo un po' così. Attenzione, faccio anche dei nomi, tanto non ho assolutamente problemi. Sì. A questo europeo sta correndo Simeonato e sta correndo Cairoli, che nel mio discorso non erano inclusi, ma lo erano, perché chi legge il discorso lo capisce, no? Nel senso, bene, per loro ovviamente si può fare un'eccezione, perché stanno facendo un grandissimo europeo, Assolutamente. stanno dominando la classifica sport. Se vai a paragonare i loro tempi nelle varie fasi di italiano, sarebbero stati sempre messi bene anche nei pro, quindi ovviamente per loro c'è l'attenzione, ma attenzione, c'era anche in passato, perché prima esisteva una gara che si chiamava Coppa Italia e il primo della Coppa Italia vinceva le qualificazioni a europeo e mondiale, quindi se non voleva andare lui ci andava il secondo, quindi c'era sempre un sistema, no? Per andare, oppure caricavi le tue belle valigette, arrivavi qua, speravi che uno avesse rinunciato e cominciava a fare l'europeo, ma ti prendevi le ferie, rischiavi di stare una settimana o 8 giorni in giro per Sicilia a non fare chissà che cosa, e quindi era anche un impegno e un sacrificio, no? Che lo sai, come noi che abbiamo fatto le qualifiche. Oppure, terza chance, leviamo le qualifiche per tutti, almeno io non, se una volta ho la fiera dell'attrezzatura o un impegno lavorativo, non vengo a fare l'italiano e magari faccio l'iscrizione e venga a correre. Insomma, questo è un po' un grido di una persona che in tutti questi 21 europei che si è fatto, quando li ha fatti, anzi per 20 forse, perché questo è un po' diverso, ma se li è dovuti sudare. Io penso che tutto questo sta succedendo non solo in questo sport, anche in tanti sport, ma questo per i giovani non è buono, perché il giovane, guarda adesso, lasciamo stare, ci sono dei campioni adesso a 17 anni che sono nelle varie nazionali sportive del loro, magari del calcio, piuttosto troppo, cioè li danno troppo subito secondo me, anche perché è un conto che sia un fenomeno, però sai, a volte ci si brucia anche in queste cose, perché vedersi un ragazzino che magari oggi sa di avere una buona qualità, ma andarle a spendere tutto in europeo e magari poi fare, che ne so, un 128esimo, cioè questo magari ci rimane anche a livello di mentalità, di psicologia, secondo me è troppo. Cioè, se è troppo facile arrivarci, non so. Sicuramente, allora il processo non inizia, il processo da te descritto, sì, è vero, c'è e lo viviamo soprattutto purtroppo da parte magari del genitore, no? Io ora sono genitore e cerco sempre di rendere la vita più difficile possibile a mia figlia, senza regalargli troppo, proprio perché non voglio che lei pensi che tutto è dovuto, assolutamente, no? Tanto ci pensano i nonni a fare no, certo, meno male. Quindi, ok. Ma, cioè, secondo me parti a monte, non è che se fai l'europeo ti senti così, se no. Questi si sentono già prima di essere all'europeo, così se si devono sentire. Però ecco, non la vedo positiva più per quelli che ci vanno e che siamo pro-graduatorie, noi siamo pro-graduatorie, io sono d'accordo. Secondo me è necessario, altrimenti liberiamo tutto, ma attenzione, l'europeo perderà di valore. È quello. Perché un trofeo del MAU potrebbe a quel punto di avere lo stesso valore, perché se va in ordine di iscrizione, ma non perché ne abbia meno, è una cosa diversa. Quello è l'evento, la gara super top ma libera, che chiunque una volta nella vita può andare a fare. L'europeo secondo me e il mondiale sono gare federali e devono essere rispettate come gare federali. Esatto. Io la penso così. Sono d'accordissimo ma sono d'accordo, se arriva qualcuno e mi spiega un'altra teoria, magari cambio idea anch'io. Esatto, cioè, ci spiegano perché è successo questo. Allora, da una parte sono sicuro che va in base alle allocazioni. È ovvio che Italia, quindi più allocazioni rispetto alle altre nazioni. Quindi questo è successo perché siamo in Italia. Non penso che piloti che sono oggi qua, che da una parte sono contento perché magari fanno un'esperienza vicino a casa, ok, ma tanti piloti che sono qua oggi, se questo europeo fosse stato, che ne so, in Germania, piuttosto è difficile che fare una settimana così fuori da casa a livello di costi anche sia possibile farla, ecco. Quindi secondo me è proprio perché c'erano 25 allocazioni in Italia e c'è stato, insomma, no, siamo 29. 29, quindi erano 30. Siamo 29 e il 30esimo e il 31esimo non sono venuti. Quindi oltretutto, cioè, per dire, no, anche lì, ma non è perché faccio una colpa a chi non è, però caspita, ti iscrivono europeo e non ci vai. Non ci vai, cioè, vabbè, è vero. I qualificati sono venuti tutti, no, certo. I qualificati sono venuti tutti. È normale. Aiutati Fly dice: la meritocrazia non esiste più nulla in Italia. Aiutati Fly. Daniele Iotti dice: concordo il pensiero, ci sono piloti che qua non dovrebbero esserci, troppo permissivo, le iscrizioni sono troppo permissive. Gabriele Collucci ti saluta. Alessio Zago dice: grande Fabri, pienamente d'accordo. Beh, Ricky ci saluta. Luigi Testi dice: ciao ragazzi. E ultima cosa,
Parliamo di Team Italia, quindi quello che è un po' i tuoi compagni, i tuoi insomma avversari e compagni, con Fabio e Paolo che fanno da team manager. Come ti stai trovando con Fabio? Nuova realtà, perché con Paolo hai già fatto degli europei, insomma. Allora io in realtà anche con Fabio, perché abbiamo organizzato la Colosseum insieme. Sì, però come team manager no, quindi insomma non è, il suo ruolo non è facile in questo no, momento. assolutamente. Come ti trovi, insomma? Ma sono bravi e sinceramente si sono anche battuti per noi, hanno combattuto anche delle guerre qua proprio in questa gara qua, e insomma io penso che si stiano comportando alla grande, e ci vorrebbe un po' anche di persone nuove che abbiano voglia di imparare, che riescano a coadiuvare magari i team manager, gli altri che già ci sono da anni, il PAF, Vito e tutti gli altri, e credo che comunque stiano facendo un grande lavoro, ecco. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate lasciato tantissimi commenti, spero che abbiate messo tutti un bel like, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!